Enduro Drinking Team e Piemonte Off-Road presentano Fango, Gas e Follia, il Mud Scrofi 2025. Nel cuore dell'inverno, quando il ghiaccio si scioglie e il terreno diventa una trappola, solo i veri temerari osano affrontare il fango. Questo non è un evento qualunque, questo è il Mud Scrofi. Qui il fango non è un ostacolo, è uno stile di vita. Ogni gara che si rispetti ha un briefing e il Mud Scrofi non fa eccezione, o forse sì. Qui, invece di regole e strategie, si discutono cose essenziali come chi porta la birra, quanti si schianteranno al primo giro. Il direttore di gara prova a spiegare il percorso, ma nessuno lo ascolta davvero. Qualcuno chiede se le traiettorie le decide il GPS, un altro chiede se è previsto un giro di ricognizione. La risposta? Sì. Lo chiamiamo il Giro della Speranza. Che mi sta caldo! La è ancora più giallo, metti lì il microfono. Allora, quindi perché ora facciamo... Fa caldo però! Lo speaker della pista piccola venta. Finalmente oggi vediamo violini, il violino con 300, ragazzi. Molto caldo. In sintesi, le uniche certezze del briefing del Mud Scrofi sono due. Andate forte, ma non troppo forte. E, se vedete un compagno di squadra nel fango, prima ridete, poi aiutate. Nel paddock l'aria è carica di adrenalina. Porcello che si sta preparando per il suo spettacolo. Le moto sono pronte. Ale, uscito! E lui in mezzo! E lui! È normale che venga Barzotto quando vedi sta moto. Mad Max, ce lo può succare! Alcuni scaldano i motori. Case! Rally Salame Champion! Ah, c'è lo scarico dell'auro modificato, Ragazzi, con la prossima uscita in edicola la ruota anteriore. Altri controllano le gomme. Questa è gente calda. Gente fredda, funzionando. Conta solo sopravvivere. Ma la verità è che nessuno è davvero pronto per quello che sta per succedere. Qui dentro il gas è l'unica certezza. Qui non si fanno i conti con il cronometro, ma con la quantità di fango che ti porti a casa nei vestiti. Se esci pulito, probabilmente hai sbagliato strada. Ci siamo. I motori ruggiscono. Il fango è pronto a volare e l'adrenalina è alle stelle. Il conto alla rovescia è iniziato. 3, 2, 1 e boom! Il fango esplode. Le moto schizzano via come proiettili impazziti. Qui non c'è spazio per i deboli di cuore. Ogni curva è un tranello, ogni rettilineo è un'illusione. Ma qui la velocità non basta. Bisogna domare il caos. Qui il gas è l'unica certezza. Se pensi che il fango sia sporco, aspetta di vedere la tua faccia dopo il primo giro.
E ricorda, il vero pilota si riconosce dalla quantità di terra tra i denti. Se pensavi di restare pulito, è il momento di cambiare idea. Qui non ci sono corsie preferenziali, solo traiettorie da inventare e curve che tradiscono. Solo per chi ha il coraggio di spalancare il gas senza paura. Gli ultimi giri sono stata una sfida tra resistenza e follia. Ogni curva è stata una lotta contro la logica, ogni metro è stato guadagnato con il cuore. Se pensi di essere stanco, ricorda, il fango non dorme mai. Chi non conta chi arriva primo, ma chi arriva ancora in piedi. Dopo ore di battaglie nel fango, arriva il momento più sacro di tutti, la pausa pranzo. Qui non si parla di uno spuntino qualunque, ma di un'istituzione. La vera pizza napoletana, sfornata a bordo pista. Dove l'avete mai visto? Un forno della pizza napoletana in pure i piedi. cartoni, ragazzi, che sono da sporto. Vai dentro, vai dentro. Porca cosa. Qui abbiamo il coraggio liquido della colazione del campione. Solo l'Enduro Drinking Team Abbiamo poteva le tanto. cowgirl. Mangia salame. È mollo che non molla però. Perché qui, tra una derapata e un sorso di birra, Prima di farti sporare in bocca. si celebrano le tradizioni dell'enduro e dell'arte della pizza come solo l'EDT sa fare. Com'è andato sto Madscrofi? Tutto bene, per adesso tutto regolare. Avevamo lo Zazza che si è fottuto la mia moto, non me l'ha più ridata. Il bastardo ha fatto tutti i click che cazzo che ha voluto su sta moto. Alla fine non andava avanti, come il solito coglione. Si è fatto passare pure data l'aria. Vabbè, poi mi fa, hai visto come è andata in alto sta moto con me? Ma che è in alto, è caduta in basso, è caduta. Ti fa, adesso la riprendo io. Puzza di pizza però, ragazzi. Andiamo un po' a vedere, va che qua c'è. Sembra strano che in pista si facciano le pizze, però. Ma figurati se è impossibile. Ragazzi, È impossibile che in pista si facciano le pizze. c'è uno che fa le pizze. È impossibile. C'è uno che fa le pizze in maniera spettacolare. Fratello del panettiere. Ragazzi, noi non è che prendiamo mozzarella al Lidl, a cazzo. La mozzarella con mozzarella che arriva alla caserta, arriva. Così. Ma guardate qua che roba. Ma dove lo trovate un servizio del genere, eh? Dove lo trovate? Solo con l'Enduro Drinking Team. Nel Madscrofi non ci sono vincitori o vinti, ma chi arriva primo alla pizza ha sempre un vantaggio. Il profumo di pomodoro e mozzarella si mescola con l'odore di benzina e fango. E se pensavate che la felicità non avesse forma, sappiate che ha quella di una pizza appena sfornata. Buona? Madonna. Buona? Sicuro? Sì. Fammi vedere. Non so, c'è ancora la metà. Guarda, fate la striscia. Abbiamo Margherita, salsiccia, buffa e salami piccante. accomodatevi al tavolo, 10 minuti sono pronte. Il profumo della pizza invade la pista, i piloti lasciano i caschi e afferrano una fetta con le mani ancora sporche di fango, perché qui non si perde tempo con le posate. Dai una pizza che c'ho la bava alla bocca, per favore. Bella la vita, eh? Ma di culo là dentro. Se tu esci dalla pista e ti trovi la birra e la pizza così appena sfornata. Limonetto, limoniamo? Limonetto, quindi è proprio fino al limone per beve dal naso, non vale. Buone. Direi che non è piaciuto, non è piaciuto. No, assolutamente. Brava Giada, sempre numero uno. Vai, Ma non è vai. pasta, mica la mozzarella. Scusate, ho sbagliato. Sì, ragazzo, non voleva la salsiccia. Oh, la salsiccia. Aspetta che gli diamo la salsiccia. Salsiccia, tienila tutta. Qui nessuno si preoccupa di tovaglioli o posate. L'unica cosa che conta è chi riesce ad arrivare alla seconda fetta prima degli altri. Campageria fa! Puliscilo, potente pulitore! Ma a lui piace, cazzo! Gabba, dopo pranzo non si va più forte? Sempre, perché la pista si spiana, il gas diventa più morbido, i muscoli si sciolgono. I controlli elettronici si tolgono tutti. Esatto. Dopo mangiate sempre la cagata. La mozzarella di bufalo. Adesso non è incurabile. Ah, si buona qua, cosa vuol cuore? Ma si beve la garganella? No. Si beve la garganella, si perde la cappella, ragazzi, non bevete mai garganella. Non c'era neanche il succhione. Davvero,
c'è Reni? Guarda Renar, guarda cosa ti sei perso. Solo test, non inculabile. Reni! Ciao! Ciao Reni! E mentre le birre scorrono a fiumi e le cazzate diventano sempre più epiche, una cosa è certa: il Mad Scrofi è più di una gara. È una leggenda che si racconta meglio dopo la terza birra. Te come un maschio al fondo le birre. Siamo qua alla Mad Scrofi, c'è un sacco di gente, ma tanta gente. Ma una cosa che dobbiamo dire ad alta voce tutti assieme è: vista la Rosière, Soga! Qui ogni curva è una scommessa, ogni salto una sfida e ogni caduta un'opportunità per far ridere gli amici al bar. Il fango è il vero padrone di questa gara. Che cazzo è sta mucchiata? La legge del Mad Scrofi è semplice: prima si ride, poi si aiuta. Un attimo sei il re della pista, quello dopo sei un tutt'uno con il terreno. L'unica regola, nessuna regola, o meglio, solo una: se cadi rialzati in fretta, perché qui nessuno aspetta nessuno. E quando pensi di aver trovato la traiettoria perfetta, bam! Il fango decide diversamente. Parcheggiato. Se non hai mangiato almeno 1 chilo di fango, non stai correndo abbastanza. Qui non conta la velocità, conta chi riesce a rialzarsi più velocemente. Guarda la sfida! Fa finta che adesso non va! Ma male alla gamba! No, adesso non va! Pagliaccio! Pagliaccio! È entrato in riserva proprio in quel momento, cazzo. Che arrivino le scuse ufficiali, spieghiamo la scusa qual è? Gli è entrata la riserva? È lui! Quello che ha dato paga ad Alex! Grande! Dove abiti? Cosa Pagliaccio! Cercava la riserva dopo che l'hai passato! Ma vaffanculo, coglione! Ma stai zitto! Che è entrato in riserva. Ma che cazzo è stato in riserva? Il cervello è stato in riserva! Oh, i vincitori bisogna finire bene! Non devi? Cazzo i vincitori sei? C'è chi esulta, chi si lamenta del fango tra i denti e chi è ancora convinto di aver vinto anche se non c'era classifica. Più sangue! Ma dove vuole? Tosta, le braccia vanno via subito. Però resistiamo, dai, bella. Se mi è caldo? Bellissima. I tempi dell'anno scorso non riusciremo a farli. Gasa martello, Dio fa, andiamo come dei siluri. Adesso vado a chiappare Zazzar. Bravo, fagli il culo quel Vado a bastardo. chiappare Zazzar, fagli il culo. Andrea, digli chi è Zazza. Zazza è un grande, è uno che vi spacca il culo. Dovete capire che dovete stare dietro e mangiarvi la polvere, chiaro? Questo è. Venite qua, cazzo. A farci vedere. Commenti a caldo? Una bestia, spacca i polsi. Quello va a fanculo. Adesso provi la mia e gli dice al suo minchia, ma la tua è una merda. Come mai non funzionano bene come la sua, le ammortizzata? Diglielo. Figata. È bello, è stato bravo, hai guidato bene. Ci sono stato dietro un po' e lo guidavi bene, ho visto che tagliavi i tornanti per non prendere i canali, bravo. E ricordate, più spettacolare è la caduta, più probabilità ha di diventare un meme immortale. E qua non abbiamo il video della giornata di giocare. Le cadute passano, ma i meme rimangono per sempre. Vai Costa, vai che c'è la luce, finché c'è la luce, vai! Drissa, pare, un po' di più! Dai in giro, devi dare il giro, cazzo! Dai, giro, vai, C'è quasi! Riprova che sarai fortunato! Riprova! Vai nella canala, vai così! Più forte, dai! Mettisi in culo il birillo! Ma guarda che coglioni, Sganghiro! Ti fai male, Cageri, guarda che coglioni, non è normale quello, non mi ascoltare, guarda, adesso ti fai male, spaccare in testa. Che coglioni, fuori di mappa. Quando il buon senso fallisce, l'ignoranza vince sempre. La Shadow chiodata è l'incarnazione perfetta della filosofia EDT, un concentrato di ignoranza, genialità meccanica e masochismo puro. Un mezzo che non dovrebbe esistere, eppure esiste.
Gomme, chiodate per il ghiaccio estremo, con punte affilate come lame di coltelli. Se le guardi troppo a lungo, rischi di tagliarti con lo sguardo. Serbatoio, un estintore riciclato e trasformato in serbatoio, perché nulla ispira fiducia come un oggetto progettato per spegnere incendi, che ora trasporta benzina. Sella, rimossa per la massima scomodità. Il telaio grezzo accoglie il pilota con amorevole crudeltà, garantendo dolori lombari istantanei e traumi permanenti al coccige. Parafango, forgiato in alluminio con bestemmie e puro odio, rifinito con spigoli vivi per garantire ferite multiple a chiunque lo sfiori. In caso di incidente, il parafango ti finisce prima dell'ospedale. Security System EDT, la garanzia che il tuo culo è in pericolo. Certificato EDT. Se riesci a guidarla senza lesioni permanenti, hai automaticamente guadagnato il rispetto eterno dell'EDT e un abbonamento gratuito all'ortopedico. Quando la Shadow chiodata entra in pista, succede qualcosa di strano. La gente smette di parlare, gli sguardi si abbassano, il pubblico si fa il segno della croce, perché tutti sanno che quello che sta per accadere è un insulto alla fisica e al buon senso. Non importa il tipo di terreno, fango, neve, ghiaccio, sassi, asfalto, la Shadow va ovunque, ma male. Ogni curva è una scommessa con la morte. Ogni accelerata è un atto di coraggio, ogni frenata è un optional. Reazioni del pubblico: 30% increduli, 40% terrorizzati, 20% piegati dalle risate, 10% che vogliono provarla e poi se ne pentono. Shadow chiodata. La pista non la vuole, ma se la deve tenere. Se la Shadow chiodata è il simbolo dell'ignoranza su due ruote, il deltone di Mirko porta l'arte del volo su 4. Nessuno sa bene come ci sia finito dentro una pista da cross, ma tutti sanno come finirà. In aria, poi giù, poi forse di nuovo in aria. Questa ignoranza, questo qua è l'evento clou della giornata, E si muore da eroi! Perché la Shadow non bastava più. Da tanti anni, perché devi fare informazione ingloriosa? Ingloriosa? Questa è la fine che si merita, cazzo! Si muore da eroi! Vai a fare i salti, zio fa! Vai, zio! Così! Mentre i piloti di moto affrontano la pista con tecnica e precisione, Mirko entra con il deltone senza paura, senza freni e senza il minimo rispetto per la meccanica. Le piccole condizioni. Il signor Chris mi ha chiesto che tutti i partecipanti tengano un casco in testa. E quello va bene, ce l'abbiamo. Poi un po' di strada che sia da ce l'abbiamo con una cinghia. E le richieste così. La sicurezza innanzitutto. Qua tutto racing, caschi, protezioni innanzitutto. Il pubblico si aspetta una guida sporca, qualche sgommata, magari un testacoda. Invece Mirko prende la rincorsa, punta il salto e vola! Mirko non si ferma al primo salto, ne vuole un altro e un altro ancora. Perché se una Lancia Delta poteva diventare campione del mondo nei rally, può anche diventare un F-35 in un campo da cross. In quel momento Mirko capì di non essere più un semplice pilota, ma un aviatore. Guarda qua. Questa è la corretta di cuore, due ragazzi cantano in marcia, corre l'auto, spezza tutto il gas, facci tanto, non dorme mai, con Boe Che testa, Dio va. Loro certamente non sono eroi, ma scavezzatoni proprio come noi. Dicono che le auto non volano, dicono che serve una rampa da stuntman, dicono tante cose. Mirko non ascolta nessuno. Chi è questo? Mica spingere Costa, Dio fa, grande! Oh, lui è amico mio, Troia, è amico di tutti! Mentre la Shadow chiodata continua a seminare il panico e il deltone di Mirko sfida la gravità con voli senza senso, una cosa è chiara: il buon senso non fa parte dell'EDT. E tu? Sei pronto per altre imprese ignoranti?
Lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti le prossime follie dell'Enduro Drinking Team.